Informale o formale? Ciao, io sono Graziana, la tua insegnante di italiano e questo è il mio canale Lernamo per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. Se anche voi fate fatica con la distinzione tra italiano formale e italiano informale, siete nel posto giusto perché in questo video imparerete appunto delle parole informali con le loro alternative formali. Così potrete finalmente parlare in maniera appropriata in base alla persona che avete di fronte e in base al contesto in cui siete. Come sarà strutturato questo video? Vedremo 20 coppie di parole, alternativa informale e alternativa formale. Dopo le prime 10 coppie faremo un esercizio insieme. Trasformeremo un paragrafo informale in uno molto più formale. Poi continueremo con le altre 10 coppie e faremo lo stesso esercizio con un altro paragrafo sempre insieme. Ma mi raccomando, restate fino alla fine perché poi ci sarà un esercizio per voi, un esercizio di ripasso. Cominciamo. Aiutare. Mi puoi aiutare con questo compito? O se state parlando con il vostro migliore amico, dai, aiutami! La versione formale è invece assistere. Mi scusi, potrebbe assistermi con questa mansione? Dare? Uno dei verbi più importanti della lingua italiana. Se state in una conversazione informale potreste dire: ah sì, Marco mi ha dato le informazioni. Se invece siete in un contesto più formale, avrete bisogno di utilizzare alternative come per esempio fornire. Il dottor Bianchi mi ha fornito le informazioni necessarie. Attenzione perché fornire richiede sempre una preposizione. Come funziona? Allora, si può fornire qualcosa a qualcuno. Fornisco le informazioni al capo. O si può fornire qualcuno di qualcosa. Fornisco il capo di nuovi documenti. Avere bisogno di. Non dimenticate mai la preposizione di. Ho bisogno di più tempo per finire il lavoro. L'alternativa formale sarebbe richiedere. Richiedo del tempo aggiuntivo per completare l'incarico. Uno dei verbi più utilizzati da chiunque, italiani e stranieri. Dire. Ti dirò tutto dell'evento più tardi. Se siete in un contesto più formale, potete dire informare. La informerò riguardo all'evento successivamente. Informare qualcuno su qualcosa o riguardo a qualcosa, a proposito di qualcosa. Una delle mie parole preferite in ogni lingua, gratis. Le bevande erano gratis alla festa. Ebbene sì, utilizziamo gratis molto frequentemente in italiano, ma in contesti un po' più formali potreste dire omaggio o in omaggio. Le bevande erano in omaggio all'evento. Oppure ho acquistato questo rossetto e ho ricevuto in omaggio un campioncino di profumo. Pensare. Penserò a quello che hai detto. Se volete suonare più formali, potreste dire considerare. Considererò quanto da lei esposto. Occuparsi di. Un verbo molto utile. Mi occupo io di questo problema
più tardi. Oppure la versione più formale, gestire. Gestirò personalmente la questione. Dimenticare. Ho dimenticato alcuni dettagli nel rapporto. L'alternativa formale è invece omettere. Ho omesso determinati dettagli dalla relazione. Comprare. Ha comprato una casa nuova. Più formale? Acquistare. Ha acquistato una nuova proprietà. E anche quando, per esempio, comprate qualcosa, loro vi danno la ricevuta d'acquisto. Annullare, per indicare cancellare un evento, per esempio. Hanno annullato la riunione. Questo può essere molto utile. Disdire. Disdire. Hanno disdetto l'incontro. Disdico, disdici, disdicono, hanno disdetto. Allora, come sta andando? Adesso è il momento dell'esercizio. Trasformeremo insieme un paragrafo informale in uno molto più formale. Ho preparato un PDF con i 2 paragrafi, quello che vedremo adesso e quello che vedremo dopo le altre 10 coppie. Sul nostro sito web lernamo.com potete scaricare il PDF dell'esercizio che stiamo facendo insieme. Lo modifichiamo insieme. Esiste un programma chiamato UPDF che ha gentilmente sponsorizzato questo video, che vi permette di modificare i PDF, letteralmente qualsiasi parte del vostro PDF. Ma vediamo un po'. Ho caricato il mio PDF. Leggiamolo prima. Ciao, ti volevo dire che domani passo in ufficio per darti quei documenti di cui hai bisogno. Ho pensato di aiutarti con la presentazione, visto che devi occuparti di un sacco di cose in questi giorni. Ah, quasi dimenticavo. Ho comprato i biglietti per il corso, ma se vuoi posso ancora annullarli. Comunque, è tutto gratis, quindi non ti preoccupare. Vediamo come possiamo trasformarlo. Innanzitutto, vedete, io posso proprio cliccarci su, posso proprio modificarlo come se fosse un file Word, per esempio. Copio il paragrafo e lo incollo. Ciao non va bene per un paragrafo formale. Posso sostituirlo con un buongiorno. Certamente non posso lasciare ti volevo dire. Desidero informarla. Era una delle parole che abbiamo visto insieme prima. Domani mi recherò in ufficio, anzi, mi recherò presso l'ufficio. Recarsi significa andare, passare, ma molto più formale. Stessa cosa con presso. Per fornirle, quindi lei forma di cortesia e poi invece di dare, come abbiamo visto, fornire. Documenti da lei richiesti. Ho considerato opportuno assisterla nella preparazione della presentazione. Considerato che deve gestire numerose
Incombenze. Incombenze significa cose che dobbiamo fare, dei compiti che non possiamo non svolgere in questo periodo. A è molto informale. Inoltre, devo precisare di non aver omesso il seguente dettaglio. Comprare, meglio sostituirlo con acquistare. Ho già acquistato i biglietti per il corso, sebbene sia ancora possibile disdirli, se vuoi, molto informale e colloquiale, qualora lo ritenesse necessario. E notate anche come è molto molto facile modificare un PDF con UPDF. In ogni caso, si tratta di un omaggio, pertanto non vi sono spese a suo carico. Che ne pensate? Buongiorno, desidero informarla che domani mi recherò presso l'ufficio per fornirle quei documenti da lei richiesti. Ho considerato opportuno assisterla nella preparazione della presentazione, considerato che deve gestire numerose incombenze in questo periodo. Inoltre, devo precisare di non aver omesso il seguente dettaglio. Ho già acquistato i biglietti per il corso, sebbene sia ancora possibile disdirli qualora lo ritenesse necessario. In ogni caso si tratta di un omaggio, pertanto non vi sono spese a suo carico. Quello che ho fatto è soltanto una delle tante cose che potete fare con UPDF. Io posso letteralmente prendere quella bandiera e spostarla, rimpicciolirla. È come se voi aveste il totale controllo sul PDF. Posso aggiungere adesivi, posso aggiungere note, come vi dicevo prima, ma c'è un'ultima cosa che volevo mostrarvi. Ho caricato uno dei PDF del nostro corso sui verbi pronominali. Da non ce la faccio più a ora me la cavo i verbi pronominali in 30 giorni. Vi lascio il link per il corso in descrizione. Allora, UPDF ha un'intelligenza artificiale integrata e avete la possibilità di farvi riassumere il contenuto del PDF, generare una mappa concettuale e poi generare una traduzione con lo stesso design del vostro PDF. Quindi se volete scoprire di più su questo programma, secondo me molto molto utile, vi consiglio di passare dal link che vi lascio in descrizione e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Andare avanti. Dai, andiamo avanti con la discussione. Invece in contesti più formali si potrebbe dire proseguire. Proseguiamo con il dibattito. Rimandare, quando vogliamo fare qualcosa in un tempo futuro. Rimandare. Dobbiamo rimandare la riunione alla prossima settimana. Va bene, ma che dire di posticipare? Occorre posticipare l'incontro alla settimana seguente. Controllare. Controlleremo il problema. Più serio, più formale. Investigare. Investigheremo la questione. Scoprire. Scoprirò di più sul progetto.
Oppure, se volete suonare più formali, approfondire. Approfondirò i dettagli del progetto. Arrivare tardi. È arrivato tardi alla festa. Ok, questo va bene, ma se volete suonare ancora un po' più formali potreste dire presentarsi in ritardo. Si è presentato in ritardo all'evento. Chiedere aiuto. Chiederò aiuto in caso di necessità. Richiedere assistenza. Suona subito più formale, no? Più cortese. Richiederò assistenza in caso di necessità. Molto semplice. Dire di no. Ha detto di no all'offerta. Ricordate sempre di aggiungere la preposizione a. Dire di no a qualcosa o qualcuno. Declinare. Ha declinato la proposta. A proposito, non declinate il mio invito a lasciare un mi piace a questo video e iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Parlare di. Uno dei verbi più utilizzati della lingua italiana. Parlare di. Ha parlato della sua nuova idea. Illustrare. Ha illustrato il suo nuovo progetto. Cugino di parlare. Dire. Ha detto che verrà più tardi. Dichiarare è più formale però. Ha dichiarato che arriverà in seguito. Sentirsi per indicare essere in contatto con qualcuno. Ci sentiremo presto. Contattare qualcuno suona invece più formale. La contatterò a breve. Eccomi di nuovo qui insieme a voi e adesso facciamo lo stesso esercizio che abbiamo fatto in precedenza, però con le nuove parole. Allora, apro sempre il mio UPDF, passiamo al secondo. Allora, ho deciso di andare avanti con il progetto, anche se ieri sono arrivato tardi alla riunione. Volevo chiederti aiuto per controllare alcuni dati prima di parlare di tutto questo al capo. Ho scoperto che dobbiamo rimandare la scadenza, ma prima voglio sentire anche gli altri della squadra. Se non sei d'accordo, puoi dire di no, eh? Comunque ti dico che per me va bene così. Avete riconosciuto le parole di cui abbiamo parlato? È il momento di trasformarlo. Modifica, copia e incolla. Allora, non potete cominciare un discorso con allora se è un discorso formale. Dunque, ho deciso di proseguire con il progetto, anche se va bene, però posso usare nonostante, sebbene, malgrado, che sono un po' più formali. Nonostante mi sia presentato in ritardo alla riunione di ieri. Anche qui sostituisco volere con desiderare, che è più cortese, oltre a essere più formale. Desideravo richiedere la sua assistenza per investigare alcuni dati prima di illustrare la questione al capo. Ho approfondito la situazione e ritengo necessario posticipare la scadenza. Tuttavia, che è la forma più elegante di ma, intendo preventivamente contattare, e non solo sentire, ma contattare anche gli altri membri della squadra, va bene.
Qualora, ricordate, qualora è molto più formale del semplice se. Non concordasse con ciò o con tale impostazione e naturalmente, invece di naturalmente libero di dire di no, di declinare. In ogni caso, le dichiaro che da parte mia tale soluzione risulta accettabile. Avete notato? Tono molto più formale, adesso lo rileggiamo tutto. Dunque, ho deciso di proseguire con il progetto, nonostante mi sia presentato in ritardo alla riunione di ieri. Desideravo richiedere la sua assistenza per investigare alcuni dati prima di illustrare la questione al capo. Ho approfondito la situazione e ritengo necessario posticipare la scadenza. Tuttavia, intendo preventivamente contattare anche gli altri membri della squadra. Qualora non concordasse con tale impostazione, è naturalmente libero di declinare. In ogni caso, le dichiaro che da parte mia tale soluzione risulta accettabile. Vi ricordo che se volete fare con i vostri PDF quello che io ho fatto con il mio, potete scaricare UPDF attraverso il link che vi lascio in descrizione. C'è un esercizio per mettervi alla prova che vi aspetta, ma prima non dimenticate di iscrivervi anche alla nostra newsletter, perché potete ricevere contenuti di grammatica, cultura italiana o esercizi. Poi, in base al livello che selezionate al momento dell'iscrizione, ricevete anche una storia in diversi episodi direttamente nella vostra casella di posta con ripasso grammaticale, esercizi, curiosità e molto altro, quindi ne vale veramente la pena ed è gratis. E detto questo, l'esercizio. Io vi darò 4 frasi, alcune formali e alcune informali. Voi dovete capire il tono della frase e scegliere una tra tutte le alternative che abbiamo visto in questo video, quella secondo voi più appropriata, quindi più formale o quella più informale. Scusa il ritardo, ieri sono alla riunione per colpa del traffico. La preghiamo di voler attentamente i dati allegati prima della prossima sessione. Guarda, se hai qualche problema o ti serve una mano, puoi sempre non fare il timido. Siamo spiacenti di dover l'appuntamento di domani a causa di un imprevisto. Avete un po' di tempo per pensare alle soluzioni. Intanto vi ricordo che se volete approfondire la questione della formalità in italiano, quando utilizzare il lei e quando invece utilizzare il tu, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Soluzioni. Scusa il ritardo. Ieri sono arrivato tardi alla riunione per colpa del traffico. Arrivare tardi perché chiaramente, scusa, il contesto è molto informale. La preghiamo di voler investigare attentamente i dati allegati prima della prossima sessione. Investigare, ho scelto la forma più elegante, formale, perché chiaramente il contesto lo richiede. La preghiamo di
si sta usando la forma di cortesia. Guarda, se hai qualche problema o ti serve una mano, puoi sempre chiedere aiuto, non fare il timido. In questo caso, chiaramente il contesto è colloquiale, informale e quindi ho scelto l'opzione chiedere aiuto. No, avete notato? Guarda, se hai qualche problema, ti serve una mano, non fare il timido. Siamo spiacenti di dover posticipare l'appuntamento di domani a causa di un imprevisto. Posticipare l'appuntamento. Posticipare perché chiaramente il contesto è molto formale, siamo spiacenti a causa di un imprevisto. Com'è andata? Quante ne avevate fatte corrette? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, ci aiuta sempre un sacco e aiuta anche con l'algoritmo. Non dimenticate di seguire l'Ernamo anche sui social. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.